borse e in questo video voglio rispondere a un po' delle domande che mi fate sui vari social un po' più interattivi che possono essere Instagram o Facebook. Partiamo con le domande. Assolutamente, c'è una parte del libro dove spiego tutto quello che è successo e a un certo punto nella mia famiglia, quindi nell'azienda di famiglia, ero insomma in fase evolutiva, diciamo, ero quasi all'università, stavo finendo anche perché ci ho impiegato 2 anni in più per finire le scuole superiori per vari problemi che poi magari si attivati appunto in un altro video e insomma è fallito. È stato un fallimento pesante perché ovviamente già gli imprenditori, in questo caso i miei genitori, non erano preparati a questo perché difficilmente si è preparati a un fallimento, hanno avuto un crash finanziario potentissimo, devastante. La cosa più devastante che ricordo di quel periodo è stata tutto quello che è successo dopo, cioè il deserto, si crea il deserto intorno e improvvisamente ti accorgi che non avevi amici veri perché quelli veri ne rimane 1, 2, prima avevi gente che ti telefonava, voleva uscire con te fin quando c'avevi la macchina, insomma avevi la possibilità di pagare pure per loro, le vacanze, le uscite eccetera eccetera. Ne esci con le ossa rotte, però capisci quali sono i valori fondamentali. Per questo io ho imparato tantissimo da quell'esperienza e per me i soldi di per sé non hanno valore. Assolutamente no. Nonostante siano almeno penso 3 anni che registro, è sempre una cosa devastante per me fare video. Odio perché prima cosa, cioè io sono una persona, tocco ancora il microfono, sono una persona fondamentalmente istintiva, ho difficoltà a preparare gli argomenti, motivo per cui quando faccio le recensioni faccio gli spacchettamenti in diretta perché non riuscirei a rifare una faccia, un'espressione, qualcosa insomma di naturale a posteriori, quindi ho bisogno proprio dell'immediato. Col tempo sto imparando, guardo tantissimi altri youtuber, influencer, gente molto più brava e spraticata di me, anche perché questo in realtà non è il mio lavoro, lo faccio proprio per condividere e mi sforzo, come magari ognuna di noi è portata a sforzarsi a fare delle piccole cose che non gli piacciono nella vita, che però portano dei risultati a lungo termine che danno soddisfazione, tipo insomma che voi mi fate complimenti, grazie mille. Sta cosa qua, diciamo che quando vedo delle cose, a me interessa tantissimo la storia. All'inizio compravo i brand per poter fare le recensioni e sperimentare, no? Quindi compravo, le prime borse che ho comprato sono state quelle di P4, di Bridge, Carpisa, perché volevo capire. E se vedi quei video sono, insomma, non solo io ero pesante, nel senso c'avevo qualche chiletto in più, ma ero pesante proprio. Veramente quando li rivedo non mi sembrano video miei. Di base all'inizio li compravo per curiosità, per poter sperimentare insieme a chi mi registrava che cosa quel brand mi raccontava. Poi a un certo punto ho cominciato a conoscere una marea di brand, anche dico la verità che non conoscevo precedentemente, però perché uno mi ha portato a conoscere quelli là più importanti e mi sono innamorata di certe storie. Tendenzialmente sono onesta, dove vedo il difetto, dove vedo il problema, cerco sempre di evidenziarlo. Poi ci sono dei brand di cui sono innamorata, se tu vedi le recensioni te ne accorgi pure, per cui magari la cucitura, il puntino di tintura non ci faccio più di tanta attenzione. Perché come dico sempre sì, va bene la perfezione dal punto di vista delle rifiniture e tutto il resto, ma è spettacolare leggere le storie delle aziende, delle persone che ci sono dietro, quindi chi se ne frega che magari la costola non è proprio perfetta. Ti dico che la maggior parte poi dei brand che mi piacciono, di cui mi piacciono le storie che sono fatte in maniera iper artigianale, sono quasi sempre perfette, tranne rari casi. E la difficoltà più grande che trovo nell'onestà, e lo dico proprio a braccia aperte, è quando parlo dei brand napoletani, cioè è più forte di me, l'amo protezionismo territoriale, però se guardi le espressioni del mio viso, comunque le cose che dico sono onesta, nel senso che non ti farei spendere soldi senza sapere più o meno che cosa vai a comprare. A me manca tantissimo
tantissimo l'altra parte della mia famiglia che vive in Australia e quindi potessi cambiare, adesso non è ancora gli strumenti, ho pensato più volte di andarmene a vivere in Australia, a cambiare completamente lavoro, non ho paura di abbandonare tutto e raccontarvi un giorno che sto facendo la cassiera al supermercato, magari sto a Sydney, quindi potresti un giorno trovarmi a, diciamo, fare video mentre passo sulla cassa prodotti vari. Non sono bravissima a parlare inglese, questo è stato uno dei limiti per cui non mi sono trasferita, però mio fratello, i miei nipotini e tutti quanti, insomma mia cognata parlano perfettamente inglese, mia cognata è inglese e quindi questo mi aiuterebbe a scavalcare un altro delle grosse paure umane, le chiamo io, che è quelle di affrontare un territorio imparando una nuova lingua, altre cose. Amo troppo la mia terra e quindi da un altro punto di vista vorrei diventare tanto ricca per potermi permettere di portare mio fratello e la sua famiglia qua. Cosa succede, nel senso cosa succede dopo? Questa è una domanda abbastanza strutturata perché esistono varie situazioni, cioè paradossalmente i brand, quelli là un po' più grandi che ho recensito, la Marks & Angel, Gabs, Lake Harry Bag, ci sono tanti brand con cui ho avuto proprio degli scambi, per cui ci siamo aggiunti sui social, ci seguiamo magari su LinkedIn. La cosa che mi ha stupito col tempo è che non tutti i brand napoletani mi hanno dato subito la pacca sulla spalla. Io ho cominciato a raccontare su questo canale proprio delle borse pure per raccontare della pelletteria napoletana. Siamo ancora un po' retro, cioè abbiamo ancora un po' di nicchia anche da questo punto di vista, abbiamo difficoltà a condividere certe cose, non che io mi senta figa o che i miei canali debbano essere più importanti di altri, però piano piano col tempo insomma arriva la pacca sulla spalla o comunque lo scambio, la condivisione, la voglia di farsi vedere, anche perché considera che io davvero potrei andare nelle fabbriche di tante persone ma al momento non sono stata invitata, a dispetto di fabbriche che stanno fuori dal territorio napoletano. E poi c'è il classico silenzio assenso che poi si vedrà col tempo. Tanto alla fine io dico sempre che ognuna di noi è un po' fashion blogger, può recensire, può fare quello che faccio io, lo fate già, perché quando ti metti una borsa, esci, ti fai la foto, magari tagghi il brand, alla fine non fai altro che fare quello che faccio io, soltanto che l'ho fatta diventare una missione di vita, tu lo fai in maniera più, insomma, sciolta e disinvolta, diciamo così. Siamo arrivati alla fine di questo video, ovviamente se ci sono delle curiosità che vuoi approfondire, delle cose, insomma sei d'accordo o non sei d'accordo, scrivimelo qui sotto, su Instagram, su YouTube, mi raccomando sostienimi, like, condivisione e ci vediamo al prossimo video, ciao da me!